Ma ciao amici, come state? Spero benissimo. Io sono Francesco e come promesso nell'ultimo video, oggi parleremo di... Ho acquistato nuovamente questo autoradio perché? Perché questa volta ha un DIN. Din Don Dan. Che significa? Significa che lo spazio necessario per poter andare ad installare questo autoradio è questo qui. Questo praticamente è l'adattatore che si trova all'interno dell'autoradio, dove va fissato sulla plancia della vostra autovettura. Chi come me si avvicina agli ANTA si ricorderà che tanti anni fa sulle nostre autovetture, no? Montavamo quei steri della Pioneer, della Sony, dell'Alpine, vi ricordate, con quei tasti trasparenti che poi si illuminava di verde, spettacolari? Come si faceva? Si inseriva questo adattatore all'interno della plancia, ok? Si tiravano su tutte le linguette per incastrarlo e poi si infilava l'autoradio. A quell'epoca erano autoradio estraibili. Diciamo che il funzionamento è lo stesso, ragazzi, però in questo caso ovviamente rimane fisso. Però per farvi capire che al posto di questo di 2 DIN che serve uno spazio da 7 pollici per poter incastrare all'interno della plancia questo autoradio, nella versione 1 DIN vedete che è molto più piccolo lo spazio per andare a installare un autoradio. Prima di proseguire, ragazzi, vi ricordo che parliamo sempre di un prodotto economico, ok? Quindi non vi aspettate cose particolari, non vi aspettate rifiniture di lusso, non vi aspettate risoluzione del display in Full HD o 4K, non vi aspettate queste cose perché rimarrete delusi. Però confermo che tutte le caratteristiche tecniche che ha questo autoradio sono perfettamente funzionanti e che non si trovano neanche su infotainment dal costo molto più elevato. Parlo di infotainment recenti, già avete capito dove voglio arrivare. Possessori di Nissan Qashqai J11 dal 2014 al 2020, cosa avete all'interno delle vostre autovetture? Un autoradio con un display da 7 pollici e uno slot per inserire una SD per andare a aggiornare le mappe del navigatore ultra datato. Tutto questo viene chiamato infotainment. Vi faccio una domanda: potete collegare il cavetto, parliamo di cavetto e non parliamo di wireless perché sarebbe utopia, potete collegare il cavetto al vostro infotainment e al dispositivo mobile per sfruttare i sistemi operativi Android Auto ed Apple CarPlay? Non si può fare. Potete collegare il cavetto al vostro smartphone per trasmettere il contenuto del display sul vostro infotainment? Non si può fare. E allora cosa si può fare con quell'infotainment? Una beata minchia! Che vuol dire? Che te la vende il culo. Perdonate lo sfogo, ma era doveroso. Sapete perché? Perché sto pensando a quando era ancora funzionante l'unica applicazione che si poteva installare su quel Nissan Connect, e qua sopra vi lascio il link per andare a vedere come funzionava. All'epoca mandai una mail proprio alla Nissan Italia per capire la loro mossa strategica. Sapete cosa mi hanno risposto? Visto che i possessori di Nissan Qashqai a utilizzare quella applicazione erano pochissimi, praticamente quasi nessuno la utilizzava, hanno ben pensato di dismettere quell'applicazione perché ovviamente ha un costo secondo loro e dirottare gli investimenti sugli infotainment successivi. Quali sarebbero? Sarebbero quelli con Android Auto ed Apple CarPlay. Minchia che investimenti che hanno fatto, un infotainment con i controcoglioni hanno tirato fuori. Andiamo bene. Detto questo, vi ricordo che qua sotto trovate come al solito tutte le specifiche di questo autoradio e il link di acquisto, e se avrà un codice sconto anche quello. Vi ricordo che il contenuto che arriverà è in questa confezione molto anonima e ambigua. Magari avvisate vostra moglie quando arriverà il pacco a casa che c'è un autoradio dentro, non vorrei che venga confuso con qualcos'altro di più interessante. Buonasera. Andiamo a vedere che c'è dentro, raga.
Allora, questo è il materiale che troviamo all'interno della confezione, un libretto di uso e manutenzione dove c'è scritto come andare a collegare questo autoradio, quindi tutta la cavetteria compresa con l'autoradio. Qui a fianco viene specificato sia i colori dello spinotto, quindi dei fili degli spinotti, e dove vanno collegati. Esiste anche la possibilità di poter, almeno così dicono, sfruttare i comandi al volante originali della tua vettura collegando il cavetto key. Almeno è così scritto sulle istruzioni. Ragazzi, io questo non lo posso testare perché ovviamente non lo vado a montare nella tua vettura. C'è specificato anche le uscite e le entrate di questo autoradio. Questo è il telecomando che troviamo nella confezione. Questo è il telecomandino da andare a posizionare sul volante tramite uno strap. Non è compreso di batteria nessuno dei due telecomandi, quindi dovete inserire dentro una 2032, una CR2032, la spinotteria, l'adattatore a un DIN. Vi levo anche il velo della pietà così si vede meglio. Ecco qui ragazzi, il display è in plastica, ovviamente non è in Gorilla Glass o in vetro temperato. Il foro del microfono, il foro del reset, i tasti touch, accensione, spengimento o mute del dispositivo, la possibilità di inserire una micro SD, collegamento per andare a inserire un cavetto AUX, e abbiamo la presa USB per andare a collegare un eventuale pendrive o collegare, una cosa molto importante, i nostri smartphone per sfruttare Android Auto ed Apple CarPlay. Nella parte posteriore troviamo il fusibile e gli attacchi dei due spinotti che vi ho già detto. Abbiamo l'uscita audio, quindi possiamo collegare tramite questi RCA un amplificatore esterno, ed abbiamo una fonte video in entrata e una fonte video in uscita. Attacco antenna MFM. Stop. Questo è quello che trovate. Come vi avevo detto all'inizio, non vi aspettate cose particolari perché, ripeto, è un autoradio molto economico. Allora, ho collegato e installato tra virgolette l'autoradio, non ho potuto però inserire l'adattatore on DIN. Mettendo l'adattatore non mi andava perché sbatteva sulla tavola, quindi ho dovuto togliere l'adattatore e fissarlo con le viti laterali. Esistono queste due versioni, sia che sfrutta lo spazio sottostante l'adattatore on DIN, sia che sfrutta lo spazio sovrastante. Ricapitolando, prima di acquistare un autoradio del genere, assicuratevi che le vostre autovetture, una volta inserito l'adattatore a un DIN, quando andate a fissare l'autoradio, se avete in questa posizione il pulsante delle quattro frecce o le bocchette dell'aria e andate a fissare l'autoradio, ve le copre. Allora in quel caso va ordinato il modello che ho preso io, che sfrutta la parte sottostante, ok? Attacca un DIN e il display sfrutta la parte sottostante. Ricordatevi che esistono queste due opzioni. Ora l'autoradio è collegato, non ci rimane altro che accenderlo, speriamo che non esploda nulla, e andare a vedere se funziona il tutto come vi ho già detto. Luci, accensione. Il dispositivo è stato acceso e questa è la schermata principale. Me coglioni! Abbiamo radio FM, musica, video, Bluetooth, impostazioni, AUX, foto, CarPlay, e per andare a esplorare i file. Quando inseriamo una pendrive in automatico parte il contenuto, quindi andremo a sentire direttamente la musica. Volevo farvi vedere un attimo le impostazioni. Abbiamo possibilità di settare la radio, quindi Europa, uscita PAL o NTSC, abbiamo le impostazioni di Apple CarPlay ed Android Auto, la regolazione dei valori, poi abbiamo la possibilità di impostare la data ed ora, il linguaggio, queste sono tutte le lingue disponibili, lo sfondo, abbiamo solo questi due sfondi, e questa opzione, come vi dicevo, se andiamo a collegare il cavetto key di questo adattatore alla nostra autovettura, in teoria si dovrebbero recuperare i comandi al volante. E da qui torniamo alla home. Radio FM. Io ragazzi, ripeto, ho un'antenna all'interno del garage, quindi
diciamo che il segnale è molto limitato, prende poche stazioni. Abbiamo la possibilità di poter impostare una sorta di DSP, loadness, salvare o impostare i vari valori predefiniti. Ok, torniamo indietro. Abbiamo la musica, in questo caso, ripeto, va a recuperare i file MP3 che abbiamo all'interno della pendrive. Abbiamo sempre il telecomando da poter posizionare sul volante della nostra autovettura, dove ci sono le varie opzioni. Possiamo andare avanti e indietro con le tracce audio, aumentare o diminuire il volume, effettuare o chiudere una chiamata, possiamo mettere il mute, eccolo qui, riattivare l'audio, abbassare il volume, insomma si può fare un po' tutto. Video, va anche in questo caso a riprodurre i video all'interno della pendrive. Questo è il video che faccio vedere di solito quando vado a testare diciamo il display dei car tablet. Qui si può alzare o diminuire il volume o aumentare e diminuire la luminosità. Qui abbiamo il Bluetooth, la possibilità di chiamare con il tastierino, la possibilità di scaricare la rubrica. Da qui possiamo attivare direttamente le nostre playlist dal telefono e riprodurle quando siamo collegati con il Bluetooth, e questo è il nome del dispositivo, BT Car. Vedete, nome del telefono Francia è connesso direttamente al mio smartphone. AUX, in questo caso se andiamo a collegare uno spinotto con il cavetto AUX possiamo andare ad ascoltare la musica dal telefonino direttamente sul dispositivo. Abbiamo le foto, anche in questo caso va a recuperare le foto all'interno della pendrive o SD, dipende da cosa abbiamo inserito, e qui va a esplorare praticamente il contenuto della pendrive. Vedete, sia file audio, file video, foto ed altro, recupera tutto. Per quanto riguarda il CarPlay dobbiamo andare a collegare il cavetto e andiamo a collegare lo spinottino e voilà, e qui possiamo utilizzare tutte le impostazioni o le applicazioni che abbiamo all'interno di Android Auto. Ehi, chiama Lucilla. Certo, chiamo Lucilla. Perché mi chiami? Sto a provare l'autoradio dentro il garage, come si sente? No. Una cagata? Sembra che vieni dall'oltretomba. Ma come si sente la voce? A parte lontana, dico male, bene, come si sente? No, bene. Bene. Molto lontana, ma bene. Andiamo a collegare il mio Apple iPhone 5, quindi molto datato, ma funzionante, ancora se la cava ragazzi, se la cava. Quindi colleghiamo la presa USB al dispositivo, colleghiamo lo spinotto all'iPhone, dove cacchio è il buco, e come per magia collegati, avete visto, un paio di secondi e si collega ad Apple CarPlay in modalità cablata. Abbiamo le classiche applicazioni, abbiamo Waze, abbiamo Sigic, abbiamo Spotify, abbiamo Google Maps, e anche reattivo devo dire ragazzi,
niente male, devo dire che niente male. Sentiamo il nostro mitico Vasco. Ok, funge tutto. Vediamo anche se funziona l'assistente vocale. Ehi, guidami a Roma. Ottengo le indicazioni per Roma. Avvio itinerario per Roma. Auto. Adesso andiamo a vedere come collegare i nostri due sistemi operativi, però in modalità mirror link, quindi per sfruttare quello che vediamo sul dispositivo del nostro telefonino direttamente sul display di questo autoradio e andare a cliccare sull'applicazione. Dobbiamo installare i link nel nostro smartphone per poter fare questa cosa, vedete? E si va a connettere. Possiamo, ripeto, andare a vedere YouTube. Pomello. È facilissimo, basta allargare le due punte esterne con le dita, per sicurezza mettete le due dita avanti per non farvelo cadere all'interno della cuffia. Bene amici, anche per oggi è tutto. Abbiamo fatto una certa e la recensione termina qui. Vi ho fatto vedere le differenze che ci sono tra un DIN e due DIN. Caratteristiche, prestazioni, qualità, ragazzi, sono tutti uguali. Questi autoradio cambia solo la marca, ma il prodotto è identico. Fa la sua porca figura? Sì, Android Auto ed Apple CarPlay funzionano? sì, Il mirror link funziona? sì. Che volete di più? Se il video vi è tornato utile o vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciate un commento su cosa ne pensate di questi autoradio molto economici. Avete suggerimenti? Volete che vado a provare un qualcosa del genere? Ovviamente ragazzi non mi chiedete di andare a provare autoradio che costano 500-600 euro, perché non ho 1 milione di iscritti, quindi faccio quello che posso fare. Mi chiedete qualcosa, se vi posso accontentare vi accontento come sempre. Vi ricordo poi che qua sotto nella descrizione del video trovate le specifiche complete di questo autoradio e i link per andarlo ad acquistare. Se avrà un codice sconto sempre lì lo troverete. Noi, come di consueto, ci vediamo in una delle prossime recensioni. Un bacione da Francesco, ciao!